Indie Cinema è una piattaforma dedicata al cinema indipendente e underground, il cinema che non viene distribuito nelle sale o nelle grandi piattaforme o in TV. E quindi se vuoi scoprire un altro cinema, se vuoi abbandonare il supermercato dello streaming per dare un'occhiata a una galleria d'arte curata, puoi dare un'occhiata appunto a Indie Cinema. After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino, che a quanto pare ha abbandonato da tempo i lidi italiani per approdare ad un sistema di produzione internazionale, costituito però in questo caso da un film brutto, film non riuscito, che conferma come Guadagnino crea una filmografia molto altalenante, molto fatta di alti e bassi, che alterna veri e propri capolavori, secondo me, come Suspiria, il suo film in assoluto più bello, che ne dicano i fan di Dario Argento, secondo me molto più bello del film del 77 mi pare, di Dario Argento, che era essenzialmente un film di genere, che puntava molto sull'estetica, sulla fotografia, molto bello, ma Suspira di Guadagnino fa un passo in più, inserisce questo horror in un'atmosfera plumbea, politica, di una Berlino grigia, tutta una serie di altre cose che non sto qua a dire perché stiamo parlando di un altro film, che ne fa un grande capolavoro. E l'ultimo film, Queer, è davvero bello, un film che come sempre Guadagnino gira in maniera originale, anticonformista, con un linguaggio particolare, e lo fa anche in questo film. Ma il film precedente, per esempio, era un film ambientato nel mondo del tennis, veramente superficiale, veramente bruttino per quanto confezionato bene, più che bruttino diciamo insignificante, film insignificante, con una logica da prendo la star, la metto al centro dell'attenzione, e faccio un prodotto che ha tutte le caratteristiche del prodotto, del confezionamento commerciale, però poi ci metto la mia mano d'autore, che rimane comunque una mano offuscata dietro un film di scarso spessore, e c'è anche questa mania di condire i film con delle colonne sonore, una serie di canzoni di solito, in questo caso c'è anche un commento sonoro molto persistente, molto continuo, ma soprattutto di scegliere anche in altri film queste canzoni che non c'entrano nulla l'una con l'altra, cioè sono delle compilation, ma non stiamo ascoltando la radio, stiamo guardando un film, e si presuppone, perlomeno io presuppongo, che le canzoni dentro un film debbano servire ad amplificare l'atmosfera, il mood di quel film. Quindi anche in questo film non capisco, si spazia dal reggae dentro la narrazione del film diegetico a commenti sonori extra diegetici, come quello dei titoli di coda di questa musica, questa canzone commerciale tipo anni 90. Non capisco proprio quale sia l'idea di Guadagnino di colonna sonora, ecco. Cosa che invece in altri film non c'è, tipo in Queer c'è un po', ma è integrata bene nella narrazione della storia. In Suspiria non mi sembra ci siano tutti questi intermezzi musicali messi lì come conoscitore di musica o DJ di una radio. Qui invece la cosa si fa un po' ridicola, perché non si riesce a capire tutti
tutte queste canzoni che collante abbiano e che relazioni abbiano con la storia. Julia Roberts interpreta un'insegnante universitaria della Yale, prestigiosa università americana dei figli di papà, dei fighetti, cosa ripetuta più volte nel film, che viene coinvolta da una studentessa in un presunto scandalo sessuale di un professore che è amico di Julia Roberts, più giovane di lei, con cui lei ha avuto una relazione come amante, e che viene accusato dalla ragazza di colore, studentessa, di aver fatto abusi sessuali su di lei. E quindi inizia tutto un caso attorno ai professori, al rettore dell'università e questa ragazza studentessa nera che minaccia anche di andare alla stampa. È una figlia di persone facoltose che hanno finanziato l'università, si presume, che quindi ha un potere occulto, è una giovane studentessa, ma dietro ha una famiglia, insomma, che ha un debito, un credito con l'università Yale. Il film inizia subito rivelando la sua strana natura, quella di dialoghi logorroici, accademici, appunto, siamo in un mondo universitario, questi personaggi parlano una lingua poco adatta ad un film. Sì, sono dialoghi che volutamente Guadagnino ha inserito nel film, con questi termini aulici, questi discorsi filosofici, ma non funzionano, sullo schermo semplicemente non funzionano, lo spettatore si annoia, perlomeno io mi sono annoiato molto fin dalla prima scena. E questi dialoghi continuano per tutto il film, cosa mortale dal mio punto di vista, mai fare un film fatto di dialoghi, è la morte del cinema dal mio punto di vista. Perlomeno ci si può anche riuscire, Woody Allen ci riesce, alcuni film ci riescono, ma i dialoghi devono essere una scansione musicale, un ritmo musicale, uno slow burning che cresce e poi culmina in alcune sequenze visive dove la metafora visiva tipica del grande cinema colpisce. Inoltre questi dialoghi sono farciti di effetti sonori, credo anche questo voluto, perché siamo di fronte ad una produzione di Amazon MGM, quindi Amazon che ha comprato da Metro-Goldwyn-Mayer il famoso leone, e in più c'è anche Sony, quindi proprio ultra mainstream, altro che cinema indipendente, dove, devo dire, Guadagnino, che comunque è un regista di qualità, si mette a fare delle sperimentazioni visive molto interessanti sulle inquadrature, sulla focale corta, cortissima in alcune inquadrature, con delle quinte di spalle che sembrano delle ombre, dei fantasmi, dei movimenti di macchina nei dialoghi, insomma si inventa un po' di tutto, ma sembra appunto uno che non sa più cosa inventare, perché le scene di dialoghi danno poco spazio alla creatività cinematografica, e lui è come se fosse stato obbligato a fare questo film da delle condizioni esterne a lui, e che poi si fosse inventato un qualcosa a livello registico per dare un'anima della sua visione, della sua arte a questo film. In effetti io penso che sia proprio così, questo mi sembra un film fatto puramente su commissione, è un film infarcito di propaganda dall'inizio alla fine, poi l'interpretazione politica la lascio a te, appunto c'è chi parla di un film contro Trump, secondo me questo non è così esplicito, però potrebbe essere anche valido come discorso, cioè un'America
soggiogata dal suprematismo bianco, che era poi anche il tema dell'ultimo film di Paul Thomas Anderson, molto più bello, un grandissimo film. Però sembra che il tema della produzione americana in questo momento sia quello, cioè andare contro Trump, la politica trumpiana, o perlomeno andare contro il suprematismo bianco, che dal mio punto di vista è giusto, cioè il bianco non ha supremazia di nulla, e nemmeno le logge massoniche che fa vedere Paul Thomas Anderson nel suo bellissimo film. Però in questo caso, nel film di Guadagnino, il discorso mi sembra molto debole e molto più ambiguo. E quindi abbiamo una ragazza di colore nera che lotta in università, soggiogata da un sistema di potere, di amicizie, di relazioni fatto da bianchi, in cui il rettore ha come braccio destro dei professori che hanno un certo potere, come il personaggio di Julia Roberts, e quando ci si trova accusati si reagisce in un certo modo, ma in questo caso reagiscono in modo positivo, cioè il professore che ha commesso, che è forse colpevole di aver commesso il reato di stupro, viene buttato fuori dall'università. Poi non è proprio uno stupro, si tratta di, come dire, avance inopportune. È stato un vero e proprio stupro, non si capisce, magari la ragazza era consenziente ma poi ci ha ripensato, e questo dà luogo a tutto un gioco di scatole cinesi, perché scavando nel passato della protagonista scopriamo che questo sottile confine tra un abuso sessuale e un racconto come dire, deviato, cambiato dalla fantasia della vittima, della donna che ha subito l'abuso, che magari si vuole vendicare, si vuole rivalere su questa persona per qualche motivo. Questo confine è molto sottile, quindi non sappiamo bene quale sia la verità. Fatto sta che il film è proprio impostato su tutta una serie di dialoghi. C'è un'unica scena che mi ha colpito, che è quella in cui Julia Roberts brucia una lettera che nasconde un segreto del suo passato legato appunto a questi temi, ed è una scena completamente muta, con una musica reggae, in cui improvvisamente il film sembra prendere quel magnetismo che i grandi film cinematografici d'autore devono avere. Ma è una scena brevissima che dura 2 minuti e poi riniziano questi dialoghi. Quindi è un film che sembra basarsi su una tesi, che sembra basarsi su una commissione di una qualche loggia, di qualche sezione di partito americana, per raccontare una tesi senza far vedere però che questa sia stata commissionata, e rendendola volutamente ambigua, ambivalente, nascosta. Ma secondo me è un film infarcito e commissionato dalla propaganda dall'inizio alla fine. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, Julia Roberts è eccezionale, devo dire. Non è che ho seguito molto i suoi film di gioventù commerciali, perché è un genere di film che non mi interessa, però questo, per quanto ho visto io, è il film dove ha toccato l'apice della sua arte attoriale, veramente eccezionale, veramente un lavoro di sottrazione, di sguardi, di essenzialità delle parole che riesce a fare, e per fortuna che c'è lei in questo film, perché altrimenti sarebbe stato un festival dei dialoghi logorroici. La fotografia è volutamente triste, grigia, sporca,
anche un po' imperfetta, ci sono molte inquadrature sfocate, sgranate. Secondo me è non riuscita, è una fotografia che volutamente forse è brutta, ma che alla fine sì, ti lascia quel senso di sporco, di disagio che forse era l'obiettivo principale del regista e del direttore della fotografia, però essenzialmente è brutta, si poteva fare qualcosa in più per un film prodotto da MGM e Sony. E poi c'è il sonoro, che è un fatto curioso, qui il sonoro è proprio sbagliato, cioè il mix tra le voci e gli effetti sonori, probabilmente anche questa è una cosa voluta, quindi è proprio un mix 5.1 sbagliato. Sentiamo sulla destra una cassa che ci fa sentire il rumore dei piatti in una delle scene iniziali, siamo dentro un ristorante, ma ce li fa sentire nella posizione sbagliata e con un volume sbagliato che copre perfino i dialoghi, quindi noi non riusciamo a capire proprio quello che dicono i protagonisti. È una cosa voluta perché poi c'è una sorta di orologio che ritorna in due punti del film come una lancetta secca di un orologio che scandisce il tempo e che ci fa sentire tutte le voci della scena ovattate, quindi questo effetto sonoro in primissimo piano e le voci che si sentono ovattate sullo sfondo. Ma qui non è il caso perché noi stiamo seguendo un dialogo, quindi dovremmo capire quello che dicono i protagonisti, ma non si capisce perché gli effetti sonori con questo 5.1 confuso che mette gli effetti sonori dove non dovrebbero essere, perché i piatti, questo rumore di piatti sulla destra non è sulla destra, al massimo dovrebbe essere nel fondo, ma poi a cosa serve un 5.1 in una scena di dialogo in un ristorante? Lì va messo tutto sulle casse centrali, non c'è bisogno del 5.1 che è una sofisticheria fondamentalmente oggi già fallita, che serve per i film action, i film blockbuster, videogioco cinematografico eccetera. Quindi il sonoro è veramente strano, a tratti confuso, a tratti non si capiscono. Settembre è il mese del festival anche delle mosche e non si capiscono i dialoghi, quindi comunque è un film volutamente con questa estetica un po' sporca, un po' vagamente anni 70, un po' grigia, di un mondo di personaggi come al solito disperati. Quindi la mia domanda finale è: ma è possibile che oggi i personaggi dei film sono tutti così disperati, così depressi, così alcolizzati, che la fotografia, la visione del regista sia così sporca, come essere caduti in una pozzanghera nella melma, nel fango? Cioè si esce proprio dalla sala con una sensazione di sporcizia astrale addosso, cioè si esce proprio unti e bisunti di un karma infelice, deprimente, grigio, che sinceramente non è il cinema che ha fatto grande la storia del cinema, cioè i grandi autori, anche raccontando le più terribili storie del mondo, avevano una vitalità, ti trasmettevano una... Persino Kubrick con l'Arancia Meccanica, io non percepisco questa volontà di crogiolarsi, di rotolarsi in questo grigiore, in questa depressione, in questi problemi psichici che poi non esistono neanche, perché alla fine questi personaggi che fanno? Si arrovellano sulle loro carriere, sui loro problemi sentimentali, su cose che inventano, cioè sono degli psicopatici, ecco quello che voglio dire. Possibile che i film oggi al 95%, se non di più, sono tutte storie di psicopatici problematici che poi sono storie poco interessanti?
Ecco, tanto di cappello a Paul Thomas Anderson, che è uno dei pochi che non appartiene assolutamente a questa scuola, ma che fa vibrare i suoi film anche quando si tratta del petroliere, dove racconta la storia di un uomo perfido che accecato dal potere, ma è un film che trabocca di vitalità, il male raccontato attraverso la vitalità del cinema. Qui invece c'è proprio la scuola del 90% dei film di raccontare il male attraverso un film che sposa il male, cioè che ti fa uscire dalla sala inzuppato di questo grigiore, di questo mood, diciamo, sporco. Ed è una cosa che fanno molto i film horror, ovviamente, ma non tutti. Ci sono film horror che, pur raccontando l'orrore, hanno una vitalità, e film horror come per esempio quelli dei fratelli Philippou, che succhiano la vitalità, che si compiacciono del mostrare il torbido, il male fine a se stesso. È un film, insomma, questo di Guadagnino non riuscito affatto, non mi ha convinto affatto, mi ha annoiato anche parecchio. Ha delle cose buone sicuramente, il fatto di saper raccontare appunto questa città, questo campus con questa atmosfera grigia, marrone, piovosa, triste, però insomma l'ho trovato un film dal mio punto di vista poco cinematografico, logorroico, e alla fine che non sa neanche puntare e valorizzare il conflitto, grande traffico aereo qui, il conflitto poteva essere valorizzato molto di più, perché ci sono i presupposti in questa storia per raccontare una grande storia e per fare un grande film. Sono stati gestiti in maniera strana, in maniera appunto troppo dialogata, e poi sembra un film troppo succube della propaganda, di chi lo ha finanziato, del momento storico e di un certo modo di pensare politico. Un film troppo attesi, troppo ideologico, che non mi ha convinto, ma che comunque consiglio di vedere, perché si tratta di un autore tra i migliori oggi sulla scena mondiale, quindi vale sempre la pena vedere quelle sperimentazioni che lui prova a fare in questo film. Detto questo, ti invito, se vuoi scoprire anche i film alternativi, il cinema indipendente, quello low budget, underground, che non vedrai mai sulle piattaforme mainstream o nelle sale, poi nei festival di Venezia, non sia mai un film underground low budget, per loro è il demonio, nonostante si chiami mostra d'arte internazionale, quindi voglio dire, se uno fa un film anche col cellulare ma riesce a fare un'opera d'arte, dovrebbero proiettarlo. No, il Festival di Venezia, come tutti gli altri festival, sono delle succursali del potere, non solo cinematografico ma politico, culturale, che poi promuovono come al solito i film del sistema. Quindi è un sistema di autopromozione dove studi televisivi, dirigenti televisivi, direttori di festival, politici sono pappa e ciccia, e poi si fanno l'auto spudorata promozione, e quindi anch'io faccio la mia spudorata promozione di Indie Cinema, dove invece trovi i film che nascono dal basso, quindi chi ha creatività, chi ama il cinema e decide di fare un film, se ha il talento, se è capace, può farlo anche a budget zero. E su Indie Cinema trovi anche poi i cult della storia del cinema, i film capolavori del passato che meritano di essere riscoperti e rivisti. Quindi se ti interessa vai su Indie Cinema e inizia la prova gratuita.